Ciao a tutti da Ronland. Oggi finalmente riesco a mettere le mani sullo smartwatch IQI i7 dell'omonima casa cinese IQI, uno smartwatch che non ha la mezzaluna sullo schermo. Ma andiamolo a vedere nel dettaglio. Con lo stesso hardware dell'M7, della Lenfo e del Tor 4 della Z-Blaze, l'iQI i7 si caratterizza soprattutto per la sua forma da cronografo sportivo, un po' plasticoso con inserti in similfibra di carbonio. Sembra all'apparenza uno smartwatch veramente pesante, ma vi assicuro che una volta indossato al polso, e grazie anche al suo cinturino in gomma, è talmente leggero, solo 65 grammi, praticamente non lo sentite. Io ho avuto modo di testarlo prima di girare questo video un paio di giorni e vi assicuro che è comodissimo, soprattutto se state con le maniche corte. Ovviamente, data la grandezza, vi ricordo che questo ha uno schermo da 1.39 pollici con una risoluzione da 400x400 pixel. Data la sua grandezza, magari se avete un maglioncino, una camicia a maniche lunghe, vi potrebbe dare un po' fastidio. Le plastiche sono un po' esagerate perché effettivamente è bello grosso sto orologio, però all'interno c'ha un hardware di niente male, perché c'ha Android 7.0 precaricato, processore quad-core MTK 6737 da 1.3 GHz, ben 16 GB di memoria interna ed è certificato IP67, quindi impermeabile, potete farci tranquillamente la doccia senza troppe preoccupazioni. Ampia è la scelta delle connessioni con il supporto Wi-Fi BG ed N. C'è la connessione 4G LTE grazie all'alloggio per una micro SIM. Poi c'è Bluetooth e GPS, quindi potrete scegliere la connessione più adatta a voi. Lo schermo è un AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione da 400x400 pixel, come vi avevo detto prima. Non è il massimo del comfort se volete navigare in internet, ma con le applicazioni giuste è più che sufficiente. È compatibile con iOS e ovviamente Android tramite l'applicazione WeWatch 2, che per iOS praticamente l'hanno messa disponibile solamente 2 giorni fa. Potete abbinare il telefono all'orologio in modo da ricevere le stesse notifiche attive sul vostro smartphone, vedere il riepilogo del contapassi e cardiofrequenzimetro, nonché avviare il software di monitoraggio delle attività fisiche senza doverlo aprire dallo smartwatch. In pratica, se non fosse per il pairing Bluetooth e per le notifiche, questa applicazione è totalmente inutile. Ma adesso basta parlare di specifiche tecniche, anche perché sono poco interessanti. Tutte le applicazioni sono accessibili tramite lo swipe sullo schermo, per cui facendo uno swipe verso il basso possiamo vedere immediatamente che c'è data e ora, percentuale di carica, connessione Bluetooth attiva e connessione con SIM che io non ho inserito. Poi facendo lo swipe verso sinistra abbiamo tutte le connessioni e le varie funzionalità, tra cui il non disturbare, l'aumento e la diminuzione della luminosità dello schermo, l'attivazione e la disattivazione dell'attivazione dello schermo una volta che alzate il polso, modalità offline. Poi c'è questa qui è solamente se avete la SIM inserita, GPS, Bluetooth e Wi-Fi. Qui avete il pulsante per chiudere tutte quante le applicazioni aperte, per cui risparmiare batteria. Il lettore musicale con controllo volume, andare avanti, a tornare indietro di una canzone e il tasto play, e poi le previsioni meteo. Facendo lo swipe verso destra invece vedrete tutte le notifiche che ricevete sul vostro smartphone. Potete cancellarle, silenziarle e se avete la stessa applicazione installata su questo smartwatch potete anche vederle e in quel caso rispondere. Con lo swipe verso l'alto, praticamente con una grafica niente male, potete vedere il riepilogo settimanale dei passi effettuati, i passi giornalieri, i chilometri percorsi, le kilocalorie bruciate e poi nelle opzioni del riepilogo giornaliero potete inserire i vostri dati con il target giornaliero.
Con lo swipe verso sinistra invece entrate in tutte quante le applicazioni installate. Devo dire che Android 7 gira veramente fluido su questo device. Guardate come con un semplice scroll, guardate come va bene. Facciamo una mia panoramica su tutte le applicazioni installate. Abbiamo i contatti, il telefono, i messaggi, le impostazioni, il browser internet, l'applicazione download, calendario, orologio, fotocamera, perché questo smartwatch ha una fotocamera HD da 2 megapixel, è pienamente compatibile con Google Play Store. Poi abbiamo la galleria, la musica, il registratore vocale, il file manager, l'heart rate monitor, fitness, le previsioni meteo, ricerca vocale, come dicevo prima il Play Store, le mappe di Google e l'assistente per la connessione. In più io ho installato qualche applicazione giusto per testarla. Ora diamo un'occhiata all'heart rate monitor per vedere quanto è affidabile e lo confrontiamo con lo Xiaomi Amazfit Bip Bip per vedere effettivamente se la registrazione dei battiti cardiaci è affidabile su questo device. Molto utile anche la funzione OK Google che potrete abilitare all'interno delle impostazioni, praticamente sbloccando il dispositivo e dicendo OK Google, che tempo farà domani a Roma? Domani a Roma ci saranno 26 gradi e rovesci. Potrete ricercare tutto quello che vi interessa. Ottima la funzione che riguarda il fitness, attivabile o direttamente dal menu cliccando sull'apposita opzione o con una lunga pressione di questo tasto si entra direttamente nel menu fitness con diverse funzioni di allenamento, tra cui la corsa, la camminata, il tapirulan, la bicicletta, il basket, il calcio, il ping pong, il badminton e la corda. Io ho visto che tutti questi sport non ne faccio manco uno, ci manca il tennis. Allora facciamoci una camminata e vediamo che lui in tempo reale vi dà il tempo trascorso, i chilometri percorsi tramite il GPS, il battito cardiaco in tempo reale, le kilocalorie bruciate, i chilometri orari a cui state andando e quanti chilometri presumo avete fatto. Poi per stopparlo e registrare il record fate lo swipe verso destra e cliccate su finish e qui vi dice se lo volete salvare o lo volete cancellare. Io lo cancello. In conclusione da dire, allora grosso è veramente grosso, però è leggero. Questo secondo me è un ottimo compagno per chi fa fitness, perché abbinandoci delle cuffie Bluetooth avrete in un unico device avrete un telefono, un lettore MP3, un contapassi, un cardiofrequenzimetro, praticamente potete avere tutte le attività a portata di polso. Per cui, chiudendo la recensione di questo prodotto che vi consiglio, vi ricordo di lasciare un like, un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti da Piero.